Siamo nell'estate 2022, non volevo più partire come animatore, ma sentii che avevo bisogno di fare un'avventura, che davvero mi insegnasse qualcosa e mi facesse provare emozioni nuove. Realizzai che non avevo bisogno di andare con qualcuno e che sarei potuto partire da solo. E il 5 agosto partì quindi per il mio viaggio di un mese, senza sapere che giri avrei fatto, quali tappe fare, ma solo che volevo andare avanti. Il primo monumento che volevo visitare era il Duomo. La cosa incredibile di viaggiare da soli è che puoi fare letteralmente quello che vuoi. Era appena iniziata l'avventura e già stava per finire. Avevo ancora troppo l'idea di un viaggio come vacanza piuttosto che come un'avventura. La mia visione di quel viaggio cambiò radicalmente. Quante volte vi è capitato che volevate fare qualcosa? Avete provato a chiedere a qualche vostro amico di farla con voi? Questo dice che non può. Alla fine finisce che quella cosa non la farete mai e rimanete con il rimorso di non averla fatta. Questa è la storia di quando mi capitò e riuscii a superare l'ansia di fare le cose da solo senza sentirmi sbagliato e di ascoltare me stesso. Benvenuti nel mio viaggio in giro per l'Italia. Alle 6 del giorno dopo presi la metro, quando c'erano ancora i ragazzi che tornavano a casa dalla serata del giorno prima, e arrivai alla stazione San Donato, in cui presi il mio secondo pullman per la seconda città. Adesso che cammino per la strada tra i pensieri miei. Dalla stazione centrale di Bologna tutto per me era nuovo, perché non c'ero mai stato. Le strade, le architetture, le vie erano incredibili e capii allora perché dicevano che Bologna era magica. Andai a Piazza Maggiore per vedere le cose più importanti e l'ambiente era fantastico, con la gente che suonava per la strada. Visitai la chiesa della piazza, vidi il Roxy Bar e poi andai all'Osteria dell'Orsa per mangiare uno dei miei piatti preferiti, le tagliatelle alla bolognese, e ovviamente per fare la foto al bagno. Passai poi a fare il classico video sulla finestra del canale che ricorda Venezia. Dei loro guai, del loro amore, tutto so, sbagliati e no. Andai poi al Museo d'Arte Mambo e poi decisi di andare a posare le cose al mio Airbnb che avevo prenotato. Il problema fu che era a 3 km di distanza dal centro e farsela a piedi fu faticosissimo. Dopo che sudai sotto il sole e pusai la roba, realizzai che il mio viaggio con lo scopo di visitare il più possibile sarebbe andato in fumi perché non avevo una macchina con cui spostarmi e a piedi gli spostamenti erano troppo lunghi. A Bologna non c'erano né mezzi frequenti come a Milano o neanche una metro e quindi dovevo per forza percorrere a piedi. Fu in quel momento che realizzai qualcosa che cambiò completamente la mia vacanza. Non ci avevo mai fatto caso. E quando mi accorsi che potevo usare le bike sharing in giro per la città, tutto cambiò. Costava solo 10 euro al mese e avevo a disposizione una quantità di biciclette illimitata, poiché potevo usarne una al massimo fino a 2 ore, ma a scadenza delle 2 ore potevo semplicemente cambiarla. Anche se però non erano elettriche, dovevo pedalare. Se il giorno prima capì che un'avventura è piena di ostacoli ed è proprio quello il bello, la sfida di trovare la soluzione e venirne a capo in qualche modo. Quel giorno, con la scoperta della bici, mi sentii che da quel momento potevo conquistare il mondo, che nulla mi avrebbe mai fermato. Visitai poi la Pinacoteca Nazionale di Bologna, per poi fermarmi ad un'altra osteria, per provare i tortellini in brodo, anche quel piatto uno dei miei preferiti. Mi spostai poi, sempre in bicicletta, alle 2 torri Garisende degli Asinelli, per vedere il tramonto dall'alto. Fu molto faticosa farla a piedi, anche se ero in compagnia dei turisti che la fecero insieme a me, ma in alto fu uno spettacolo incredibile. Passai poi la serata a passeggiare nel centro storico, che la sera è magico, e poi andai a dormire alle 9:50, anche perché poi il giorno dopo sarei partito per la prossima città. La mattina successiva visitai solo la Galleria Cavour, il Museo Civico Archeologico e il Porto del Pavaglione. Biciclettai poi verso il centro storico dove mi aspettava il mio secondo pullman, per la terza tappa di questo viaggio incredibile. Anche Bologna fu una tappa unica, che mi fece provare forti emozioni, con il picco massimo che fu quando iniziai a usare la bicicletta. Il problema è che non ero proprio nella città. Quel giorno i musei erano tutti pieni, pensando che anche questo ostacolo doveva essere affrontato col massimo dell'energia. Il giorno dopo feci una delle cose più incredibili di quel viaggio. Sentii che anche quella missione ero riuscito a superarla, che provarono a rubare nel mio zaino. La partenza era a 40 minuti, allora decisi di fare una follia.